Oltrepo, terra di Pinot Nero. Un gruppo di amici racconta la viticoltura dell'Oltrepo pavese attraverso i suoi Pinot Nero. Da un'idea di Francesco Fabretti. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Cari amiche e cari amici, ben ritrovati nel salotto di Oltrepo, terra di Pinot Nero. Chi vi parla, come sempre, è Francesco Fabretti, oggi in compagnia di Edoardo Scanavino, proprietario della Cantina Montelio. Benvenuto Edoardo. Buongiorno Francesco, grazie per la possibilità che stai dando a tutti noi produttori dell'Oltrepo pavese. Edoardo, senti, noi entriamo subito nel vivo con la domanda che è un po' il fil rouge che ha accomunato tutte le altre aziende con cui mi sono fatto questi 40 minuti circa di chiacchierata, ovvero che cosa significa per te fare Pinot Nero in Oltrepo pavese? Per me fare Pinot Nero in Oltrepo pavese è la sfida a livello enologico più importante. Come sai, il Pinot Nero è un'uva molto difficile da trattare e anche a livello enologico ha bisogno di diverse attenzioni. Nonostante il Pinot Nero sia arrivato un po' più di recente nella vostra azienda, la vostra azienda affonda le sue radici nel passato. Ce la vuoi raccontare un po' la storia della tua azienda? La nostra azienda è una delle cantine più storiche del territorio e affonda le sue radici oltre 2 secoli fa. Leggevo infatti dai tuoi appunti che, da quello che mi risulta, sembrerebbe che sia stata acquistata la proprietà dal governo napoleonico il 17 Fiorile dell'anno 11 che corrispondeva al 7 maggio 1803. Esattamente, Angelo Domenico Mazza, appunto, nel 1803 acquistò la cantina con le prime proprietà dell'azienda direttamente dalla nazione francese. Precisamente l'atto di acquisto cita appunto l'anno 11 della Repubblica, il 17 Fiorile, perché era in vigore il calendario repubblicano istituito da Napoleone appena dopo la rivoluzione francese del 1792. Come sai, Napoleone procedeva con gli espropri, quindi erano di proprietà del governo o erano esproprio? No, adesso ti racconto appunto che la cantina sorge all'interno della grangia di un monastero benedettino. Che cos'è la grangia, scusa? Con il termine grangia si intende appunto l'insieme degli edifici agricoli, la cascina agricola appunto dove venivano prodotte le materie prime necessarie al sostentamento di tutta la comunità. L'attività proprio religiosa delle suore, il monastero vero e proprio era Pavia, il monastero di Santa Maria del Senatore. La grangia era appunto dove c'era tutta l'attività di campagna agricola. E questo monastero, sai mica dirmi a che età risale? La struttura originale è del 1670, sebbene abbiamo trovato nei trattati inerenti al monastero che già attorno al 1200 c'erano i primi edifici e già dal 1200 nella zona del comune di Codevilla si praticava viticoltura. E nel 1600 che cosa era stato costruito? La parte che attualmente utilizziamo come la cantina di affinamento, la parte appunto più storica della nostra azienda, è tutta sotterranea, circa 6 metri sotto il livello del terreno. In questa cantina facciamo affinare tutti i nostri vini in barrique e l'affinamento pre-confezionamento. Nella parte proprio più storica e antica, l'angolo più caratteristico della struttura, la vecchia ghiacciaia del monastero, che in gergo chiamiamo Infernot, dove vengono costruite tutte le bottiglie più rappresentativi delle grandi annate enologiche e in minima parte anche le bottiglie che sono state prodotte nelle annate più importanti per la nostra famiglia. Ci sono tutti gli anni di nascita delle varie generazioni, ci sono le annate dei matrimonio dei nonni e così via. Beh, a questo punto io ti chiedo di sbilanciarti. Dimmi una annata che proprio quando tu la stappi e la bevi senti gli angeli in cielo cantare alleluia. Sicuramente l'annata che mi emoziona più ogni volta che apro una bottiglia è il 98, che corrisponde all'anno di nascita di mia sorella Irene. E di che vino si tratta? È il nostro Pinot Nero, il Cru, il vigneto Ecostars, che è un impianto del 1982, è la selezione delle migliori uve, affinato appunto in barrique per circa 12 mesi. Senti, veniamo al nome. Montelio, tu mi hai parlato del vostro fondatore, Angelo Mazza. Tu di cognome fai Scanavino. La cantina si chiama Montelio. Com'è che si mettono insieme tutte queste cose? Allora, la storia è molto lunga. Come ho detto prima, sono passate 8 generazioni. Da Angelo Mazza, la persona che ricordiamo con maggiore piacere è sicuramente il nipote, Domenico Mazza. Lui era un grande appassionato di enologia,
tant'è che faceva molti viaggi e aveva tantissima curiosità, viaggiava molto in Francia e aveva conosciuto questo enologo della Champagne di Reims, tant'è che si faceva inviare copie del Journal Vinicole che ancora oggi custodiamo nei nostri uffici. Lui fu il primo che diede proprio l'impulso alla vinificazione intesa come imbottigliamento e commercializzazione. All'epoca la produzione di vino riguardava principalmente l'autosostentamento, era produzione per autoconsumo. Lui ebbe un po' quest'idea che magari oggi sembrerebbe banale, ma all'epoca non lo era, infatti fu il primo a imbottigliare il vino e a commercializzarlo. E ricordiamo il 1848 come la data d'inizio dei primi imbottigliamenti. Domenico ha avuto 6 figli, un maschio e 5 femmine. Dal maschio Gaspare ebbe inizio la generazione Rosa. Infatti sua figlia Anna, la mia bisnonna, poi mia nonna Mirosa e infine si arriva alle attuali proprietarie dell'azienda, mia zia Caterina e mia madre Giovanna, che sposò appunto mio padre, da cui io ho preso poi appunto il cognome Scanavino. E invece Monteglio che c'entra? Il nome Monteglio l'ha dato Domenico e rappresenta l'edificio esagonale immerso nei nostri vigneti. Questo è quello che consideriamo il simbolo dell'azienda, una coffee house, così la si aveva segnata Domenico sui mappali, è appunto questo casotto immerso nei vigneti in cima alla collina principale del corpo di vigneti. È un edificio che è stato edificato alla fine del 1700, apparteneva alla famiglia Lauzi de Rò, antenati del cantatore Bruno Lauzi. Scusami la domanda, hai detto che questo casotto, questo edificio esagonale l'hai definito coffee house. E che cos'è una coffee house? Era appunto quel luogo dove Domenico amava passare i suoi momenti di relax con gli amici in compagnia per svagarsi appunto e rilassarsi. Scambiandosi una tassurielle caffè, direbbero a Napoli? Può essere, penso più un calice di vino, soprattutto di Pinot Nero. Quando entra il Pinot Nero in azienda? Il Pinot Nero è arrivato in Oltrepò-Pavese alla seconda metà del 1800. Grazie al conte Carlo Gancia e al conte Vistarino piantarono le prime barbatelle in Valle Scuropasso. Stessa cosa ha fatto Domenico Mazza a Codevilla, aveva conosciuto questo enologo di Reims e ha voluto imitare i francesi. Ha iniziato a vinificare il metodo classico, tant'è che si era addirittura brevettato una sua bottiglia molto particolare che all'epoca era un vetro resistente, tanto da permettere la presa di spuma in bottiglia. Da lì mi ha raccontato il nonno che con gli inizi del Novecento e soprattutto quando iniziò la prima guerra mondiale si è persa la cultura, un po' la vinificazione del Pinot Nero. Poi ripresa nel 1982 dal nostro precedente enotecnico Mario Maffi, un po' la memoria storica dell'Oltrepò Pavese, ha collaborato con la nostra cantina per 42 vendemmie, dall'82 appunto fino al 2015. Lui ha piantato il nostro cru di Pinot Nero, Costarsa. Quello che fece Domenico Mazza, quel Pinot Nero per cui aveva ideato la bottiglia con una specifica forma, veniva chiamato all'epoca champagne. Esattamente. Ancora oggi in cantina nell'Infernotto in particolare abbiamo custodito le vecchie etichette, le etichette storiche in cui appunto si poteva scrivere il nome champagne. Sei stato così generoso da illustrarci un pochino tutto il dietro le quinte dell'azienda. Io vorrei andare ancora un pochino più avanti e capire quali sono i ruoli all'interno dell'azienda, o meglio, chi fa che cosa? In cantina le 2 attuali titolari sono mia madre Giovanna e mia zia Caterina. Loro si occupano di quella che è la parte noiosa del produrre il vino, tutta quella che è la parte burocratica, la parte di appunto ufficio. Poi entrambe hanno un figlio maschio e una figlia femmina, quindi c'è mio cugino Roberto con cui collaboro in stretta sinergia e gestisce principalmente la parte agronomica dell'azienda. Oltre ai 30 ettari di vigneti abbiamo anche 50 ettari a campo, quindi cerealicole, principalmente grano e orzo. Sua sorella Arianna, mia cugina, lei gestisce tutto quello che sono i social media, Facebook, Instagram, si occupa dei rapporti con le testate giornalistiche e con le guide di settore. E tu? Io dopo gli studi di enologia, che non ho ancora ultimato, ho iniziato a lavorare in cantina a tempo pieno dalla vendemmia 2016. Mi occupo di tutto quello che c'è da fare, come in ogni azienda familiare, tutti devono sapere fare tutto. Io sono un po' l'emblema di questa situazione, perché mi occupo della produzione dei vini, però lavoro in stretta sinergia con mio cugino Roberto nella produzione dell'uva in vigneto e poi mi occupo in prima persona di commercializzazione dei vini.
E infine c'è mia sorella Irene, la più piccola di tutti e quattro, che ha iniziato con lo studio delle lingue perché le piaceva la parte di accoglienza, poi si è scoperto che voleva fare qualcosa in più di una semplice accoglienza. Adesso sta terminando le sue esperienze a livello di settore di ristorazione perché vorrebbe andare ad ampliare la parte di accoglienza appunto con una creazione di un piccolo ristorante, in modo da poter fare gli abbinamenti ai nostri vini. Ho visto che questa è una strada che alcune cantine in Oltrepò Pavese stanno cominciando a seguire e la trovo una idea particolarmente vincente dal mio punto di vista, perché al di là della qualità dei vostri vini, che non metto in discussione, una ricettività a 360 gradi è possibile anche grazie alla bellezza dei panorami che una persona può usufruire nel momento in cui si trova nelle vostre zone. Insomma, è un po' un tutt'unico. I vini, accompagnati da qualcosa da mangiare di locale, assaggiati in una determinata zona, sono così buoni come non li risentirai se compri quelle bottiglie e quella roba che ti è stata data da mangiare, te la porti a casa e ripeti l'esperienza. Forse c'è molta autoinfluenza, però ti faccio un esempio. Io so, per certo, perché l'ho provato attraverso gli anni, a me piaceva andare sulle Dolomiti e ogni anno andavo all'abbazia di Novacella. Mi facevo preparare 8 calici di vino da 5 CL l'uno, gli dicevo io cosa volevo assaggiare, facevo dare una fetta di speck come si taglia in Alto Adige, quindi alta un dito, una fetta di formaggio e mi sembrava di toccare il paradiso. Quegli stessi vini che ho assaggiato lì, riassaggiati a Roma, varie volte, avendo avuto un'enoteca, ho avuto l'occasione di assaggiarli più e più volte, non mi procuravano la stessa emozione. Quindi tutto questo panegirico, io ti chiedo scusa se me la sono presa lunga, ma era solo per dirti che in realtà l'idea di tua sorella mi sembra un'idea che varrebbe la pena effettivamente di portare avanti. Detto questo, io sono rimasto colpito, parlando della vostra azienda, del vostro motto aziendale. Il vostro motto che recita Natura Docens, ovvero la natura insegna. Se hai seguito qualcuno dei podcast che ho fatto con i tuoi colleghi e amici precedenti, sai bene che io sono una persona che ha una particolare attenzione a chi produce vini seguendo una via che attualmente viene definita naturale, anche perché naturale fa tanto moda. Io forse naturale non lo userei nemmeno perché l'uva naturalmente non diventa vino, però diciamo seguendo una trafila che permetta di, passami il termine tra virgolette, giocare pulito sia in vigna che in cantina. Giocare pulito, giocare trasparente e far emergere veramente quella che è la verità che un chicco d'uva plasmato dalla mano dell'uomo, nella fattispecie dalla tua mano, può regalare in una bottiglia. Quindi ti volevo chiedere, voi che tipo di approccio avete in cantina e in vigna? Il nostro motto è di fondamentale importanza perché appunto la natura che insegna. Come dico sempre, bisogna interpretare il vigneto, non si può fare vino con le ricette. Infatti, grazie alla possibilità che ho avuto di fare esperienza in una delle prime aziende biologiche di un'altra zona vitivinicola molto importante in Lombardia, ho appunto avuto modo di conoscere diverse tecniche per gestire il vigneto con un certo occhio di riguardo per l'ambiente e appunto per quello che saranno poi le generazioni future. Voi che tipo di modelli vitivinicoli, tanto in cantina quanto in vigna, portate avanti? Noi già da diversi anni siamo stati tra i primi a seguire la filosofia dell'inerbimento permanente. Facendo crescere l'erba e sfacciandola e lasciandola compostare in mezzo ai vigneti si va a migliorare la struttura e soprattutto la sostanza organica del terreno. Negli ultimi 5-6 anni abbiamo migliorato, stiamo cercando di migliorare facendo diverse prove questa tecnica dell'inerbimento, facendo delle semine di essenze specifiche. A fine ciclo vegetativo, quindi a novembre dopo la vendemmia, andiamo a lavorare il terreno e subito a seminare queste diverse essenze, principalmente piante leguminose come il favino. Queste vanno appunto a fissare l'azoto nel terreno e l'azoto è il mangime principale della vite. Inoltre utilizziamo diversi miscugli di essenze, tra cui crucifere come la senape, piante mellifere come la veccia. Tutte queste insieme hanno caratteristiche che vanno a migliorare la struttura e poi la sostanza organica nel sottosuolo, e si sa che migliore sarà il benessere dell'apparato radicale nel suolo, migliore sarà anche poi lo sviluppo della parte apicale e quindi poi la conseguente maturazione dell'uva.
Il discorso delle semine polifunzionali ricorda quello che veniva fatto in antichità, la tecnica del sovescio. Noi non andiamo a fare più il sovescio vero e proprio, ovvero interrare tutta questa massa organica, ma tendenzialmente, una volta raggiunto il culmine della sviluppo vegetativo di queste essenze, andiamo a rullare semplicemente questa massa verde e si va a creare un effetto pacciamatura, ovvero la massa verde rimane sul terreno e va a fare un effetto appunto di mitigazione anche della temperatura, ovvero tiene un clima nel primo strato superficiale molto più fresco, e ciò va a beneficiare appunto poi di tutto quello che è la microvitalità del suolo. Mi permetto di aggiungere che la pacciamatura e la rullatura ovviamente consente ai semi delle piante che sono state rullate di cadere nel terreno e di essere pronte a ricrescere l'anno successivo. Questo non lo so perché io sono uno che studia, ma lo so perché seguo le pillole che quasi quotidianamente Giovanni Bigò fa nel suo sito di YouTube, e ho imparato anche a che cosa serve la rullatura. Abbiamo parlato di vigneto in sé, ma io so che voi avete un'attenzione anche a tutto quello che in qualche modo circonda il vigneto. Noi abbiamo la fortuna di avere 30 ettari a corpo unico tutti attorno alla cantina. Questo ci ha permesso diversi anni fa di andare a posizionare in tutte le fasce boschive circondanti i nostri vigneti delle abitazioni per gli uccelli migratori. In questi ultimi anni inoltre abbiamo iniziato a seminare tra i filari la faceglia, che è una pianta mellifera, il quale produce un nettare che attrae le api e permette di produrre appunto il miele, e favorendo così la permanenza di questi piccoli insetti che sono molto utili, non tanto per quanto riguarda l'impollinazione, che avviene principalmente grazie all'azione del vento, ma perché questi piccoli insetti, le api, proteggono da quelli che possono essere altri insetti dannosi alla vite. D'altronde un vigneto vivo è alla base di un'uva sana e rigogliosa. Ovviamente, avendo tutta questa serie di attenzioni al vostro vigneto, credo sia stato per voi quasi automatico decidere di aderire alla FIVI. A questo punto io ti chiedo, prima di tutto, vuoi spiegare a chi ci ascolta che cos'è la FIVI e poi perché vi trovate bene in FIVI, cosa significa far parte della FIVI? La FIVI è la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti. È un'associazione di categoria che permette a noi viticoltori di essere rappresentati, diciamo, a livello istituzionale, e infatti va a tutelare quelli che sono i nostri bisogni di vignaioli. Raggruppa tutte quelle cantine che si occupano dell'intera filiera di produzione, ovvero vignaioli che hanno le proprie vigne di proprietà e vinificano le proprie uve e si occupano in prima persona, in prima figura, della commercializzazione dei propri vini. Quindi non acquistano vini o uve. Vista tutta la carne che bolle in pentola, io però non vorrei fermarmi qui. Abbiamo visto che ci sono tante idee che si stanno lentamente sviluppando, non ultima la messa in essere di una forma di ricezione anche ristorativa portata avanti da tua sorella. Tu però ti occupi della parte vigna e cantina, quindi a te chiedo se ci sono progetti nuovi in vista su quel versante. Sì, allora abbiamo in mente diversi progetti per quello che riguarda la parte di vigneto. In particolare, grazie allo studio di consulenza con cui collaboriamo, lo studio SATA, e a la figura di Pierluigi Donna, stiamo realizzando il progetto Biopass, il quale si occupa della zonazione delle varie parcelle di terreno e va proprio a indagare quello che è la microvitalità nel suolo, quindi la presenza di insetti, soprattutto quelli utili, il livello quantitativo e qualitativo della sostanza organica, e tutto ciò poi ci permetterà di andare a capire quale è il punto migliore e la zona migliore per piantare un certo tipo di varietà. In particolare abbiamo acquistato un terreno fuori dal corpo aziendale a circa 450 metri sul livello del mare, questo per andare a contrastare quello che ormai è sotto gli occhi di tutti, ovvero il riscaldamento climatico. Infatti, andando a alzarci di altitudine, andiamo a ricercare quell'escursione termica necessaria a una varietà come il Pino Nero per mantenere un certo livello qualitativo. Quindi stiamo parlando comunque di espansione in ordine Pinot Nero. Esattamente, abbiamo in mente di impiantare un vigneto di Pinot Nero da base spumante ad alte altitudini. E invece per quanto riguarda quello che accade in cantina, che cosa succede?
Da sempre in cantina lavoriamo con un certo occhio di riguardo per la qualità, infatti la nostra filosofia è quella di rispettare il più possibile l'uva e il grappolo. La vendemmia è completamente manuale nelle cassette da 15 kg, sia per quello che riguarda le uve da base spumante, sia per tutte le uve bianche e per quelle rosse. Lo scopo è quello di arrivare in cantina con l'uva innanzitutto matura, ma il più possibile integra, e quindi evitare quelle che possono essere, per quanto riguarda le uve rosse, inizio di fermentazioni non desiderate. La nostra fortuna è quella di avere, come dicevo prima, i vigneti a un tiro di schioppo dalla cantina, e quindi le uve appena vendemmiate vengono immediatamente portate in cantina e lavorate. Studiando un po' la vostra azienda, ho visto che avete una grande attenzione per la zonazione e per il rispetto del grappolo in cantina. Che cosa mi sai dire a proposito per chi ci ascolta? Già dal 2016, appena sono entrato in cantina, ho cercato di vinificare il più possibile separatamente le varie parcelle del vigneto, di tutte le diverse varietà. In particolare andiamo a considerare i nostri cru storici, i vigneti più antichi. Abbiamo addirittura vigneti del 1951. Andiamo a fare la vendemmia di parti diverse di uno stesso vigneto, quindi la parte più esposta a sud, la parte meno esposta a nord. E poi in cantina, in vendemmia, soprattutto per quello che riguarda la parte di vinificazione in bianco, andiamo a frazionare i mosti. Quindi abbiamo il mosto fiore, il cœur, il mosto di secondo e per alcune varietà il mosto di terza, il torchiato. Questo poi ci permette di andare a vedere quali sono i diversi risultati che in base alla diversa, principalmente, tessitura del terreno o al diverso microclima si hanno poi in vasca. E per quanto riguarda il Pinot Nero? Il Pinot Nero è stato fin da subito la mia sfida più grande. Nel corpo vigneti avevamo principalmente cloni da rosso, un po' era la tendenza di quegli anni, della fine degli anni 90, e il nostro cru più storico Costarsa, e poi all'inizio degli anni 2000 sono stati impiantati diversi cloni di Pinot Nero, sempre con barbatelle provenienti dalla Borgogna, cloni da rosso, e i nuovi impianti di Pinot Nero da base metodo classico. Da subito ho iniziato a vinificarli separatamente in modo da cogliere quelle che sono le diverse sfaccettature che ogni clone in un certo tipo di terreno riesce a esprimere poi sotto forma di vino. Quindi diciamo che se si è tornati a produrre metodo classico Pinot Nero nella vostra cantina, il merito è tuo, senza voler togliere niente a nessuno. Sì, il metodo classico è stato da subito una mia grande passione, un mio grande pallino, perché durante i miei studi universitari ho avuto modo di fare un'esperienza di tirocinio e approfondire quella che è la vinificazione del metodo classico e delle bollicine, in particolare a base Pinot Nero. Quindi appena rientrato in azienda nel 2016 ho iniziato a fare microvinificazioni di Pinot Nero, appunto sempre frazionando i diversi cloni e mantenendoli separati. E poi dal 2018 abbiamo deciso di iniziare più in grande, abbiamo fatto la prima base del metodo classico e siamo partiti con circa 3.000 bottiglie. Naturalmente mi è venuto spontaneo ritornare a produrre metodo classico perché sono un grande appassionato di bollicine e mi piace berle, quindi quando le cose ti piacciono le fai volentieri e senza sentire la fatica. Da quanto tempo non si produceva metodo classico a Montelio? Il nonno mi ha raccontato che con l'inizio della prima guerra mondiale si era persa un po' la traduzione del Pinot Nero e delle bollicine metodo classico, un po' come ho raccontato. Domenico aveva conosciuto questo enologo di Epernay di Reims, lui aveva tramandato la ricetta e molto probabilmente non era più presente la persona che conosceva il processo di vinificazione del metodo classico, per questo è stato abbandonato. Poi nelle varie generazioni forse non si è mai più trovata una persona a cui piacessero le bollicine tanto quanto te. Esatto. Bene, tra l'altro oggi abbiamo in degustazione anche una bollicina, vuoi anticiparci che vini ci hai portato? Sì, allora oggi assaggeremo il Pinot Nero Neos, l'ultimo entrato della nostra gamma, è un Pinot Nero giovane, fresco, vinificato in acciaio, e poi appunto la bollicina di metodo classico, un Pinot Nero 100%. Bene, allora possiamo cominciare a versare il vino nei bicchieri. I vini sono stati versati. Edoardo mi stava facendo notare che l'etichetta del Oltrepò Pavese Pinot Nero metodo classico di OCG riprende esattamente l'etichetta originale del vecchio Champagne di Montelio, con l'unica differenza che
al posto del nome Champagne, in etichetta c'è scritto semplicemente metodo classico con lo stesso font. Veniamo a noi, Edoardo. Dovendoli assaggiare tutti e due, da quale dei due vini vuoi partire? Io partirei dalla bollicina. Sono tutto orecchie. Raccontami tu come nasce, eccetera, eccetera, eccetera. Poi procediamo all'assaggio. L'uvaggio è un 100% Pinot Nero. Andiamo a fare la vendemmia manuale nelle cassette da 15 kg da 2 diversi vigneti, sono 2 diversi cloni e vengono vendemmiati e vinificati separatamente. In seguito viene fatto l'assemblaggio. Per statura soffice delle uve intere utilizziamo solo il mostofiore, circa il 30-35% della resa. La vinificazione avviene interamente in vasche d'acciaio, fermentazione a una temperatura controllata circa 16-18 gradi per 12-15 giorni in modo da evitare perdite di componenti aromatiche. Alla fine della fermentazione si ha l'affinamento sur lit, quindi la parte più fine dei lieviti vengono costantemente messe in sospensione tramite la tecnica del batonnage, in modo da conferire al vino una maggiore morbidezza grazie al lento rilascio delle manoproteine. E una volta terminato l'affinamento, che si svolge in che tipo di contenitori? L'affinamento avviene sempre tutto in vasche di acciaio, evitiamo grazie al freddo che avvenga la conversione malolattica in modo da andare a spingere i nostri Pinot Nero, le nostre basi spumante su una direzione verticale, quindi poi a salvaguardare quella che è la sensazione di freschezza e acidità. Per quanto riguarda la seconda fermentazione, la presa di spuma? A primavera, tendenzialmente agli inizi di marzo, quando la temperatura in cantina è attorno ai 14-16 gradi, andiamo a fare il tiraggio, ovvero l'imbottigliamento con il tappo a corona, la bidule. Il vino base viene aggiunto dei classici 24 grammi litro di zucchero in modo poi da poter far avvenire la presa di spuma. Perfetto. E una volta venuta la presa di spuma, l'affinamento quanto dura? Allora, come ti ho detto, abbiamo riniziato soltanto dal vendemmia 2018 a produrre metodo classico, quindi siamo ancora dei neofiti. Attualmente abbiamo in produzione una sola etichetta, metodo classico, e fa un affinamento di 36 mesi sui lieviti. Non sono pochi. È un affinamento secondo me necessario al Pinot Nero, soprattutto quando si va a giocare su certi tipi di acidità e verticalità. Fare degli affinamenti troppo corti andrebbe a rendere il vino squilibrato. Il Pinot Nero ha bisogno di affinamento sui lieviti in modo da acquisire la giusta morbidezza. Una volta effettuato il dégorgement, il vostro liqueur d'expédition che cos'è? Per la liqueur d'expédition utilizziamo lo stesso vino addizionato di soli 3 grammi litro di zucchero e appunto in etichetta usciamo come extra brut. A questo punto andiamo ad assaggiare il vino. Sentiamo al naso che cosa ci rivela. Io non vorrei adesso fare la figura di quello che, siccome tu hai detto che nel vino cercate la verticalità, allora io dico subito: senti quanto è verticale questo vino. Però in effetti il naso ha una spinta citrica abbastanza importante e anche una componente che potrei ricondurre nell'area della sapidità minerale. Il tocco della frutta rossa del Pinot Nero qui è molto tenue, molto delicato, non proprio assente ma più in secondo piano. Sono d'accordo, è un Pinot Nero che gioca più sulla freschezza, sulla balsamicità. Adesso sentiamo in bocca. Cioè, fammi capire, questo che annata è? 2019. 2019, quindi è quello che è attualmente in commercio. Esatto. Tu hai cominciato a farlo nel 2018? Esatto. Quindi questa è la tua seconda annata. Secondo tentativo. E già esci con un prodotto così. A fortuna del principiante. Scusa, io di solito questa domanda la faccio alla fine della degustazione, però te la faccio subito. E quanto costa? Questo qua in enoteca si può trovare attorno ai 25 euro, 25-30. A chi mi stesse ascoltando, andate, fiondatevi e sulla 2019 prendetene una cassa. Grandissima citricità, c'è proprio questo cedro del Libano molto forte che invita ad una grande salivazione. E così come al naso si intuiva anche in bocca, la parte più arretrata del palato percepisce questa sapidità, però è un vino che un bicchiere tira l'altro, onestamente, molto molto buono, davvero, complimenti. Grazie per i complimenti, sicuramente fa sempre piacere, l'importante è che non si faccia fatica a finire il calice, quindi che si faccia presto a finire la bottiglia. Me ne sono riversato un altro po' perché vorrei cercare di scavare meglio nel palato per darvi qualche sensazione in più. Ecco, avevo dimenticato di dire una cosa. Questo perlage
è maledettamente ben fatto. È un perlage sottile, delicato e presente. C'è anche un'altra cosa che a me personalmente piace molto in questo vino, cioè, faccio una premessa, se mi dovessero fare una domanda, preferisci un vino che sa di spumante o uno spumante che sa di vino, io direi uno spumante che sa di vino. E questo è uno spumante che sa di vino, cioè è uno spumante che non ha perso il contatto con la materia dal quale è nato. Si sente l'uva, non posso dire perché direi una castroneria, si sente il pinot nero, perché il pinot nero fermo diciamo che ha uno spettro organolettico diverso, ma questo è un vino che anche se non avesse il perlage, quindi se fosse un vino fermo con questo aspetto gusto olfattivo, sarebbe un vino comunque estremamente piacevole. Grazie, sono d'accordo. Anche secondo noi quella che è la componente che spesso caratterizza i metodi classici, comunque gli spumanti affinati sui lieviti, quindi tutte quelle note gusto-olfattive derivate un po' dalla lisi dei lieviti, crosta di pane, brioche e così via, vengono a meno in questo vino, dove invece si esaltano quelle che sono le note agrumate e di balsamicità. E beh, a questo punto il prezzo ce l'hai detto, quindi di conseguenza partiamo con il secondo vino. Questo nuovo arrivato Neos, raccontacelo un po'. Neos che vuol dire nuovo in greco, quindi È l'ultimo arrivato, è nato un po' quasi per gioco, in seguito appunto a tutto questo discorso di vinificazione separata e di parcellizzazione. Vinificando tutti i nostri cloni separatamente ci siamo resi conto che il nuovo impianto del 2017 aveva un grande potenziale esprimendosi in rosso, sebbene fosse stato pensato più come impianto da base metodo classico. mi hai già messo la curiosità addosso, prosegui. La vendemmia viene fatta manualmente nelle cassette sempre da 15 kg, diraspiamo senza pigiare, andiamo in vasca con l'acino integro andando a fare una prima criomacerazione appunto prefermentativa. Quindi raffreddiamo a 5 gradi per 4-5 giorni, dipende un po' dall'annata. Che cosa usate per la criomacerazione? Per la criomacerazione in un primo momento utilizziamo ghiaccio secco, poi mettiamo in dei vinificatori che hanno la possibilità di raffreddare tutto l'interno della vasca e manteniamo appunto per 4-5 giorni le temperature attorno ai 5 gradi in modo da fare una lenta estrazione di antociani e precursori aromatici presenti nella buccia, quelli che poi ti fanno sbarrare gli occhi quando annusi un pino nero fresco. Tendenzialmente quando lavori con acino intero e fai macerazione a freddo, il tannino, quello più sgradevole, è all'interno del vinacciolo e se l'uva è giustamente matura innanzitutto è già difficile che sia problematico. Inoltre lavorando con la macerazione a freddo è difficile che si estragga questo tannino negativo. Chiedo scusa per l'intervento, torniamo a noi. Il Neos quindi abbiamo detto macerazione prefermentativa a freddo, fermentazione. Fa una fermentazione di circa 10 giorni al termine del quale sviniamo, quindi togliamo il vino che ormai ha finito la fermentazione, utilizziamo solo il vino fiore che va a fare la malolattica e un affinamento in vasche d'acciaio. Malolattica e affinamento. Affinamento parliamo di, compresa malolattica, che lasso di tempo? Resta in affinamento, compresa la malolattica, quindi al termine del quale continuiamo con i batonnage come per quello che riguarda le basi spumante, fino al mese di maggio, fine maggio, inizio giugno, quando poi filtriamo e imbottigliamo. E una volta imbottigliati, li mettete subito in commercio o lasciate un paio di mesi di... No, in seguito all'imbottigliamento è sempre molto importante fare un affinamento in bottiglia. Questo esce in vendita appena prima del Natale, quindi almeno 5 mesi di affinamento in bottiglia. Beh, per essere un vino, se non ho capito male, è il vostro Pinot Nero d'entrata? Esatto, non mi piace definirlo un entry level, un base, però esatto, è quello di... Allora ti do io un altro modo per definirlo, il vostro biglietto da visita. Esatto, il nostro biglietto da visita. Benissimo, e allora sentiamo come vi presentate. Io col naso sono pronto, vado giù. Come ho avuto modo di dire in altre puntate, nella mia esperienza di bevitore di Pinot Nero, conosco grosso modo 2 grandi famiglie di Pinot Nero. Una famiglia che è fatta di Pinot Nero con una dimensione fruttata, principalmente fruttata. Poi all'interno di questa grande famiglia si va dalla ciliegia Ravenna
croccante all'amarena, con vari passaggi, quindi ciliegia croccante, ciliegia rossa, granatina di amarena, quindi quella famiglia lì. E poi c'è l'altra famiglia, quella dove più che la frutta emerge la spezia, emerge la dimensione austera del Pinot Nero. Sono due famiglie che a me fanno impazzire entrambi, però se devo collocare questo vino in una delle due famiglie, lo colloco in quello della famiglia fruttata. Sono d'accordo, è un vino davvero goloso. Io ho avuto solo questa impressione perché l'ho sentita solo al naso, però mi dà l'idea che pure questo sia un vino pericoloso, di quelli che un sorso tira l'altro. Comunque, siccome dobbiamo far capire a chi ci ascolta di cosa si tratta, allora, prima di tutto, non amarena ma granatina di amarena, quindi per chi è romano direi grattachecca d'amarena, quindi ghiaccio tritato con sciroppo d'amarena sopra, poi cola. C'è un leggerissimo tocco di clorofilla, quindi un accenno al verde, è un po' come dirti, se tu pensi l'amarena sta attaccata a un ramo, quindi c'è l'amarena ma c'è anche il suo ramo verde che si porta dietro e che dà freschezza. E poi c'è una componente balsamica, di felce proprio, io almeno ci percepisco la felce come componente balsamica. Ora ti so dire al palato. È un vino che io trovo, perdona il termine, paravento, perché oltre a riconfermare le sensazioni percepite al naso, tutto ciò viene implementato con un tannino molto elegante, pregevole e anche di gran livello, con una componente di arancia sanguinella che alleggerisce tutto il sorso. Quindi non è soltanto tutta amarena in bocca, c'è questa componente citrica che alleggerisce, perché se no, se fosse soltanto frutta rossa sarebbe veramente noioso. Invece la balsamicità, la citricità e il tannino elegantissimo ma presente fanno sì che questo sia un vino che riesce a berti molto velocemente. Questo vigneto è attorno ai 200 metri, siamo in una zona un po' più calda, ben esposta, permette al Pinot Nero, se ben gestito, di avere una maturazione fenolica equilibrata. E infatti quello che a volte si contesta ai Pinot Neri giovani è quello di avere un tannino sbilanciato. In questo caso anche secondo noi il tannino è ben gestito e poi viene ben bilanciato da una freschezza. Il sorso è fresco e ti richiama a bere. A questo punto anche qui la domanda è d'obbligo, ovvero questo Neos, questo nuovo arrivato in casa Montelio, a quanto è ipotizzabile trovarlo in enoteca? Dammi un minimo e un massimo. Tra i 15 e i 18. Diciamo che questo è un prezzo assolutamente centrato, mentre invece nel metodo classico devo dire che ho trovato il vino, a mio avviso, abbastanza sottoprezzato rispetto a quello che ci trovo dentro. Questo invece è un vino che sì, costa quello. Non ti puoi aspettare di pagare qualcosa di meno un vino che riesce a mettere in campo tutte queste caratteristiche così piacevoli. Detto questo, siamo alle ultime due domande. La prima domanda è: se un eno appassionato avesse il desiderio di andare per cantine e se andando per cantine decidesse di andare in Oltrepò e se in Oltrepò Pavese decidesse di andare a trovare la cantina Montelio, perché dovrebbe farlo? Innanzitutto consiglio di andare a visitare tutte le varie vallate dell'Oltrepò Pavese, perché ci sono dei paesaggi a livello naturale veramente mozzafiato e la particolarità secondo me è che sono zone ancora a livello paesaggistico tra virgolette incontaminate. Se poi dovessero venire piacevolmente nella nostra cantina, abbiamo la fortuna di essere tra le poche cantine con una storia così importante, datata. Si respira proprio la passione di una famiglia che è in quella cantina da 8 generazioni. Inoltre c'è stato il nostro arrivo, noi dell'ultima generazione, noi 4 cugini che abbiamo portato una ventata di modernità. Quindi in cantina abbiamo introdotto diverse e nuove tecniche per andare a migliorare i nostri vini e alcuni non sono ancora usciti in commercio, quindi saranno poi ancora da provare. Stiamo finendo di ristrutturare la Coffee House, il simbolo dell'azienda, la casetta di Montelio, appunto. Che vogliamo dire perché si chiama Montelio? La Coffee House sorge in cima alla collina, è completamente baciata dal sole e appunto l'ingegner Domenico se ne innamorò e dal greco Helios, appunto sole, la battezzò Montelio. Quindi Mons Helios. Esatto, collina del Sole. Quindi mi stavi dicendo, state provvedendo alla ristrutturazione della Coffee House?
Esatto, stiamo ultimando i lavori di ristrutturazione e l'obiettivo, il progetto che abbiamo in mente è quello di creare una sorta di sala degustazione un po' più esclusiva, immersa nei nostri vigneti, con una doppia funzione. In certi momenti può essere sala degustazione esclusiva, anche accompagnata con possibilità di fare eventi all'esterno come aperitivi in vigna o cene in vigna, e in altri momenti si può trasformare in una suite esclusiva per passare un piacevole soggiorno immerso nei vigneti. Questa era la prima domanda. La seconda domanda, sempre partendo dal medesimo Eno appassionato: se non prendesse la macchina ma facesse come tutti noi comuni mortali, che ci facciamo una bella passeggiata a piedi e andiamo a trovare il nostro enotecaro di fiducia, e se trovassimo un Pinot Nero a firma Montelio, perché quell'Eno appassionato lo dovrebbe comprare? Un calice di Montelio racchiude la storia di famiglia, la passione di famiglia che dura appunto da 8 generazioni. Questi ultimi calici si può anche assaporare quella che è tutta la voglia, la passione di sperimentare e continuare a migliorarsi. Bene, mi sembra non ci sia molto altro da aggiungere, se non ringraziare Edoardo Scanavino, uno dei giovani proprietari della cantina Montelio. Grazie mille Edoardo. Grazie a te Francesco per la possibilità che stai dando a tutte noi aziende dell'Oltre Po Pavese di dare luce a quello che è il valore del nostro territorio. È stato un piacere. A me non rimane che salutarvi, dandovi appuntamento fra una settimana circa. A risentirci e buon proseguimento di giornata. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here.